Ciao a tutti e bentrovati! Oggi preparerò insieme a voi una torta speciale per una persona speciale. Infatti preparerò la torta di compleanno per la mia mamma. Sarà una torta che avrà come base il pan di Spagna, poi farcita con crema chantilly al limone e infine decorata con panna. Quindi mettetevi pronti, allacciate i grembiuli che iniziamo! Iniziamo con l'inserire all'interno di una planetaria le uova a temperatura ambiente, poi lo zucchero, la scorza di un limone e infine un po' di estratto di vaniglia o vanillina. Avviamo la planetaria e facciamo montare le uova fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro. Dovranno montare almeno per 10 minuti a velocità media. Quando il composto avrà raggiunto questa consistenza significa che è pronto. Lo togliamo dalla planetaria e da questo momento in poi lo lavoreremo a mano. Adesso prendiamo la farina e la fecola di patate e le mescoliamo insieme dopo averle setacciate. E vi aggiungiamo anche il sale. Ora riprendiamo il composto e vi aggiungiamo le polveri poco alla volta, avendo cura di mescolare dal basso verso l'alto, per evitare che il composto si smonti. Quando l'impasto sarà pronto lo trasferiamo all'interno di uno stampo e saremo pronti per la cottura. Ed inforniamo a 180 gradi con forno ventilato per circa 30 minuti. Una volta sfornato lo lasciamo raffreddare completamente e poi sarà pronto per essere tagliato. Ora iniziamo a preparare la crema chantilly all'italiana. Iniziamo col mettere in ammollo 7 g di gelatina in fogli. L'acqua deve essere fredda. Adesso in un tegamino inseriamo il latte. Inserisco un cucchiaio di estratto di vaniglia e la scorza di mezzo limone. Lo mettiamo sul fuoco e facciamo sfiorare il bollore. In un altro tegame più grande mettiamo lo zucchero, l'amido e i tuorli e mescoliamo il tutto. Nel frattempo il latte avrà raggiunto il bollore e lo inseriamo al composto poco alla volta, continuando a mescolare. Ora portiamo il tegame sul fuoco e a fiamma media aspettiamo che si addensi. Quando si sarà addensata la togliamo dal fuoco. E aggiungiamo la gelatina e il succo di mezzo limone. Ora la trasferiamo all'interno di una terrina e la riponiamo in frigo per farla raffreddare. Nel frattempo che la crema si raffreddi, andiamo a montare la panna. Per montare la panna vi consiglio di tenerla tutta la notte in frigorifero e montarla in una ciotola che precedentemente avete tenuto in frigorifero. Ora prendiamo la crema, vi inseriamo la panna e lavoriamo il tutto con le fruste elettriche, fino ad ottenere una crema liscia e lucida. E adesso siamo pronti per comporre la nostra torta di compleanno. Mettiamo ora il primo disco di pan di Spagna e lo bagniamo con una bagna realizzata con limoncello, acqua e zucchero. Poi formiamo un anello esterno con la panna.
e farciamo l'interno con la crema chantilly all'italiana. E con una spatola distribuiamo per bene la crema. Aggiungiamo ora il secondo disco e ripetiamo il procedimento. E infine inseriamo l'ultimo disco. Adesso passiamo un leggero strato di crema sulla superficie della torta. Adesso montiamo la panna per le decorazioni. Una parte di panna la lasceremo semimontata. Ci servirà per stuccare la torta. Il resto la monteremo a neve ferma per le decorazioni. E ora possiamo iniziare a stuccare la torta con la panna che abbiamo semimontato. Ora che abbiamo stuccato la nostra torta, possiamo iniziare a realizzare le decorazioni. In una parte della panna per le decorazioni aggiungo un po' di colorante alimentare giallo. Quelli che utilizzo sono coloranti alimentari in gel. E per dare più personalità alla nostra torta aggiungiamo un'ultima decorazione realizzata con la pasta di zucchero. E adesso la nostra torta di compleanno è pronta per essere gustata. Pronto? È servito!